Lezione 1. Conoscere le dimensioni degli altri. Anna, mi chiedevo, di che taglia sei? John, sono una taglia piccola. E tu? Sono di taglia media. Grazie per averlo condiviso. Benvenuto, John. C'è un motivo per cui lo volevi sapere? Stavo pensando di farti un regalo e conoscere la tua taglia mi avrebbe aiutato a scegliere la taglia giusta. È molto premuroso da parte tua, John. Lo apprezzo. Certo, Anna. Credo sia importante considerare le preferenze e le dimensioni di qualcuno quando si sceglie un regalo. Sono d'accordo, John. Dimostra che ci metti pensiero e impegno nella scelta di qualcosa che si adatti alla persona. Assolutamente, Anna. Sono i piccoli dettagli che danno significato a un regalo. Non vedo l'ora di sapere cosa hai in mente, John. Grazie ancora. Prego, Anna. Spero che ti piaccia. Lezione 2. Rispetto dei confini personali. Anna, se posso chiedere, qual è il tuo stipendio? John, apprezzo la tua curiosità, ma preferisco mantenere privato il mio stipendio. Capisco, Anna. È importante rispettare i limiti personali quando si tratta di discutere di finanze. Assolutamente, John. Lo stipendio può essere un argomento delicato e personale per molte persone. Hai ragione, Anna. È meglio non fare supposizioni o intromettersi nelle questioni finanziarie di qualcuno. Davvero, John. È più importante concentrarsi sul rispetto e sul sostegno reciproci, indipendentemente dal reddito. Sono completamente d'accordo, Anna. Il nostro valore va oltre i nostri stipendi, e dovremmo apprezzarci l'un l'altro per quello che siamo. Questa è un'ottima prospettiva, John. Apprezziamo invece le capacità, le conoscenze e i contributi reciproci. Assolutamente, Anna. Il nostro valore dovrebbe essere misurato in base al nostro carattere, alle nostre azioni e all'impatto positivo che abbiamo sugli altri. Ben detto, John. Concentriamoci sul sostegno reciproco e sulla promozione di un ambiente positivo. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Rispettare i confini personali è fondamentale per mantenere relazioni sane. Grazie per la comprensione, John. Significa molto. Prego, Anna. Il rispetto reciproco è importante per me. Continuiamo a sostenerci ed elevarci a vicenda. Sicuramente, John. Insieme, possiamo creare un'atmosfera positiva e solidale. Apprezzo il tuo punto di vista, Anna. Grazie per la conversazione. Benvenuto, John. Grazie anche a te. Vi auguro una buona giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te. Lezione 3. Obiettivi di risparmio mensili per la massima tranquillità. Ciao Anna, contribuire ai risparmi mensili mi dà tranquillità. Quanto si dovrebbe puntare a risparmiare in uno scenario ideale? Ciao John. È fantastico che tu dia la priorità al risparmio. Come linea guida generale, puntare a risparmiare il 20% del reddito mensile è un buon punto di partenza. Sembra ragionevole. Consente sia di risparmiare che di coprire le spese regolari. Esattamente. È importante trovare un equilibrio tra risparmio e mantenimento di uno stile di vita confortevole. Dobbiamo prendere in considerazione fattori specifici nel determinare l'importo del risparmio? Assolutamente. Prendi in considerazione i tuoi obiettivi finanziari,
come le emergenze, i piani futuri e il pensionamento. Capisco. Quindi, l'obiettivo di risparmio può variare a seconda delle circostanze individuali. Sì, la situazione di ognuno è diversa, ed è importante adattare di conseguenza i propri obiettivi di risparmio. Esistono strategie per rendere il risparmio più facile e raggiungibile? Sì, automatizzare i risparmi può essere utile. Imposta trasferimenti automatici su un conto di risparmio separato ogni mese. In questo modo, non dovrò fare affidamento sul ricordarmi di salvare manualmente. Corretto. Favorisce la coerenza e rende il risparmio un'abitudine. Esplorerò sicuramente questa opzione. Sembra un approccio pratico. Inoltre, rivedere regolarmente le spese e individuare aree in cui è possibile ridurre può liberare più fondi da destinare al risparmio. Analizzerò le mie abitudini di spesa e identificherò le aree in cui posso apportare modifiche. Si tratta di un passo proattivo verso l'aumento del potenziale di risparmio. Grazie per gli approfondimenti, Anna. Mi prefiggerò un obiettivo di risparmio realistico e mi impegnerò per raggiungerlo. Benvenuto, John. Ricorda che il risparmio regolare aumenta la sicurezza finanziaria e offre tranquillità. Apprezzo il tuo consiglio. Impegniamoci entrambi per raggiungere i nostri obiettivi di risparmio e godiamoci i vantaggi che ne derivano. Lezione 4. L'importanza della manutenzione regolare del giardino. Ciao Anna, non dimenticare di annaffiare e mantenere regolarmente il tuo giardino. Ciao John. Hai ragione. Devo essere più diligente nel prendermi cura del mio giardino. L'irrigazione regolare è fondamentale per garantire che le piante rimangano sane e prosperino. Capisco. Una corretta idratazione è essenziale per la loro crescita e vitalità. Inoltre, non dimenticare di rimuovere le erbacce che potrebbero competere con le tue piante per i nutrienti e lo spazio. Le erbacce possono ostacolare la crescita delle mie piante. Mi assicurerò di tenerli sotto controllo. È anche importante ispezionare regolarmente il giardino per eventuali parassiti o malattie che potrebbero danneggiare le piante. Rimarrò vigile e prenderò le misure necessarie per proteggere il mio giardino da parassiti e malattie. La potatura delle piante è un altro aspetto cruciale della manutenzione del giardino. Promuove una crescita sana e mantiene la loro forma. Imparerò di più sulle tecniche di potatura adeguate per assicurarmi di farlo correttamente. Infine, non dimenticare di concimare regolarmente le piante per fornire loro i nutrienti necessari. Prenderò nota di includere la concimazione nella mia routine di cura del giardino. Dando priorità alla manutenzione regolare del giardino, godrai di un giardino bello e rigoglioso tutto l'anno. Apprezzo i tuoi promemoria, John. Farò del mio meglio per prendermi cura del mio giardino con maggiore costanza. Prego, Anna. Il tuo giardino ti ricompenserà con la sua bellezza e la gioia che porta. Non vedo l'ora di vedere fiorire il mio giardino. Grazie per il consiglio. È stato un piacere, Anna. Buon giardinaggio e che i vostri sforzi portino risultati fruttuosi. Lezione 5. Esplorazione delle opzioni disponibili. Ciao Anna, ok, fammi controllare le opzioni disponibili per te. Ciao John. Apprezzo il tuo aiuto. Prenditi il tuo tempo per trovare le opzioni migliori. Innanzitutto, possiamo esplorare diverse piattaforme online e siti web che offrono ciò che stai cercando. Sembra un buon inizio. Darò un'occhiata a quelle piattaforme e confronterò le loro offerte. Inoltre, possiamo prendere in considerazione negozi locali o negozi specializzati che potrebbero avere ciò di cui hai bisogno.
Prenderò nota di dare un'occhiata ai negozi vicini e vedere se hanno gli articoli desiderati. Un'altra opzione è chiedere consigli ad amici o colleghi che potrebbero avere interessi o preferenze simili. Questa è una buona idea. Potrebbero avere informazioni preziose o sapere dove trovare quello che sto cercando. Infine, non dimenticare di prendere in considerazione eventuali vendite o sconti imminenti che potrebbero rendere le opzioni più convenienti. Terrò d'occhio eventuali promozioni o sconti che possano aiutarmi a fare una scelta conveniente. Ottima. Esplorando queste opzioni, avrai maggiori possibilità di trovare esattamente ciò di cui hai bisogno. Apprezzo il tuo aiuto, John. È rassicurante avere qualcuno che mi aiuti a navigare tra le scelte disponibili. Prego, Anna. Trovare le opzioni giuste può fare una differenza significativa nella tua soddisfazione per la decisione finale. Seguirò il tuo consiglio e inizierò a esplorare le opzioni che hai menzionato. Grazie ancora. Nessun problema, Anna. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore assistenza. Sono qui per aiutare. Lo farò. Grazie, John. Ti terrò aggiornato sui miei progressi. Suona bene, Anna. Buona fortuna a trovare l'opzione perfetta per le tue esigenze. Lezione 6. Aggiungere carattere e risparmiare denaro. Ciao Anna, è un'ottima idea. Aggiunge carattere e fa risparmiare denaro. Ciao John. Sono felice che ti piaccia l'idea. È sempre bello trovare modi per aggiungere tocchi personali pur essendo convenienti. Assolutamente. Qual è l'idea che hai in mente? Stavo pensando di ristrutturare alcuni vecchi mobili invece di comprarne di nuovi. È un approccio fantastico. Non solo dà un tocco unico al tuo spazio, ma aiuta anche a risparmiare denaro. Esattamente. Posso esprimere la mia creatività e il mio stile ridipingendo o rifoderando i mobili. È un'ottima opportunità per mostrare il tuo gusto personale e rendere la tua casa più accogliente. Inoltre, ristrutturando, posso evitare gli alti costi di acquisto di nuovi mobili. Inoltre, spesso puoi trovare pezzi unici con carattere nei negozi dell'usato o nei mercatini dell'usato. Questo è vero. Mi divertirò a trovare gemme nascoste e a trasformarle in qualcosa di bello. Puoi anche coinvolgere amici o familiari che potrebbero avere esperienze o idee a cui contribuire. Collaborare con i propri cari renderà il progetto ancora più piacevole e memorabile. E alla fine della giornata, avrai mobili unici che riflettono il tuo stile e la tua personalità. Sono entusiasta di questo progetto. È una situazione vantaggiosa per tutti, aggiungere carattere e risparmiare denaro. Non vedo l'ora di vedere i risultati finali. La tua casa sarà un vero riflesso della tua creatività. Grazie per l'incoraggiamento, John. Mi assicurerò di tenerti aggiornato sui miei progressi. Non vedo l'ora, Anna. Goditi il processo e divertiti con il tuo progetto di ristrutturazione. Lo farò. Grazie ancora per il supporto e il feedback positivo. Nessun problema, Anna. Buona ristrutturazione e possa la tua creatività dare nuova vita ai tuoi mobili. Lezione 7. Migliorare il sapore con il coriandolo fresco. Ciao Anna, questo fine settimana non dimenticare di aggiungere del coriandolo fresco per insaporire. Ciao John. È un ottimo suggerimento. Le erbe fresche possono davvero esaltare il gusto di un piatto. Assolutamente.
Il coriandolo aggiunge un tocco rinfrescante e vivace a molte cucine. Mi assicurerò di includerlo nella mia pianificazione dei pasti per il fine settimana. È un'aggiunta semplice ma d'impatto. Funziona bene in vari piatti come insalate, salse, zuppe e anche come guarnizione per tacos o curry. Adoro il modo in cui il coriandolo può portare un'esplosione di freschezza a quei piatti. È un'erba versatile. Ricordati solo di aggiungerlo verso la fine della cottura per preservarne il sapore e l'aroma. Lo terrò a mente. È meglio aggiungere il coriandolo subito prima di servire per massimizzarne l'impatto. Inoltre, puoi conservare il coriandolo avanzato in un barattolo con acqua in frigorifero per mantenerlo fresco più a lungo. Questo è un consiglio utile. Mi assicurerò di conservare il coriandolo correttamente per mantenerne la freschezza. Le erbe fresche come il coriandolo non solo esaltano il gusto, ma forniscono anche alcuni benefici nutrizionali. È bello sapere che aggiungo sapore e sostanze nutritive ai miei pasti. E se stai cercando altre opzioni a base di erbe, anche basilico, menta e prezzemolo sono scelte eccellenti. Esplorerò anche l'idea di incorporare quelle erbe nelle mie ricette. Grazie per il suggerimento. Prego, Anna. Divertiti a sperimentare con coriandolo fresco e altre erbe aromatiche. Aggiungerà un tocco delizioso ai tuoi piatti. Sono entusiasta di provarlo. Grazie per l'ispirazione, John. Nessun problema, Anna. Trascorri un fantastico weekend pieno di sapori deliziosi e avventure culinarie. Lo farò. Grazie ancora, John. Ti farò sapere come andrà a finire. Non vedo l'ora di conoscere le tue creazioni culinarie. Goditi e assapora i sapori. Lezione 8. Affrontare situazioni stressanti. Ciao Anna, il mio volo deve essere stato stressante. Cosa hai fatto? Ciao John. Di fronte a situazioni stressanti, cerco di utilizzare alcune strategie per gestire lo stress. Questo è un buon approccio. Quali sono alcune delle strategie che ritieni utili? Per prima cosa, faccio respiri profondi per calmarmi e ritrovare la concentrazione. La respirazione profonda può davvero essere molto efficace nel ridurre lo stress e favorire il rilassamento. Sì, mi aiuta a concentrare i miei pensieri e ad affrontare la situazione con una mente più chiara. Cos'altro fai per far fronte allo stress? Trovo utile anche dedicarmi all'attività fisica, come fare una passeggiata o fare yoga. L'esercizio fisico è un ottimo modo per allentare la tensione e migliorare l'umore. Può fornire una pausa tanto necessaria dai fattori di stress. Assolutamente. Muovere il corpo mi aiuta a sentirmi più radicato e allevia l'accumulo di stress. Qualche altra strategia su cui fai affidamento? Un'altra tecnica che utilizzo consiste nell'assegnare priorità alle attività e suddividerle in passaggi più piccoli e gestibili. Suddividere le attività in parti più piccole può farle sembrare meno impegnative e più realizzabili. Sì, mi aiuta a rimanere organizzato e concentrato, il che riduce i livelli di stress. Sembra che tu abbia un approccio completo alla gestione dello stress. C'è qualcos'altro che consiglieresti? Infine, mi assicuro di dare la priorità alla cura di me stesso e di dedicare del tempo ad attività che mi portino gioia e relax. Prendersi cura di sé è fondamentale quando si affronta lo stress. Ringiovanisce e reintegra la nostra energia. Esattamente. Praticando la cura di sé, possiamo gestire meglio le sfide che ci si presentano. Grazie per aver condiviso le tue strategie, Anna.
Li terrò a mente per future situazioni di stress. Benvenuto, John. Spero che si dimostrino utili anche a te. Lo apprezzo. È essenziale disporre di strumenti efficaci per gestire lo stress e mantenere il benessere. Assolutamente. Ricorda, prenderti cura di te è fondamentale. Fammi sapere se hai bisogno di ulteriore supporto. Lo farò, Anna. Grazie per la comprensione e l'incoraggiamento. Nessun problema, John. Siamo qui l'uno per l'altro. Abbi cura di te e resta resiliente. Anche tu, Anna. Affrontiamo insieme le situazioni di stress con forza e grazia. Lezione 9. Abbracciare esperienze e storie locali. Ciao Anna. Ho incontrato una guida locale che mi ha raccontato storie affascinanti. Ciao John. Sembra incredibile. Le guide locali hanno spesso intuizioni e storie uniche da condividere. Assolutamente. È stata una grande opportunità per conoscere la cultura e la storia del luogo. Trovo arricchente entrare in contatto con la gente del posto e ascoltare in prima persona i loro punti di vista. La guida ha condiviso storie sulle tradizioni, i monumenti e persino le leggende locali della regione. Deve essere stato avvincente ascoltare quelle storie e acquisire una comprensione più profonda del luogo. Lo era davvero. La passione della guida per la zona era evidente nel modo in cui raccontavano le storie. Interagire con le guide locali può offrire un'esperienza di viaggio più autentica e coinvolgente. Non potrei essere più d'accordo. Hanno una vasta conoscenza e possono offrire preziosi consigli. È incredibile come le loro storie possano dare vita alla storia e alla cultura. Sì, ed è un'opportunità per apprezzare le prospettive e le esperienze uniche della comunità locale. La guida ha fornito anche approfondimenti sulla cucina locale o su eventuali gemme nascoste? Sì, hanno condiviso consigli su ristoranti locali e attrazioni fuori dai sentieri battuti. È fantastico! Esplorare gemme nascoste e provare le prelibatezze locali aggiunge un altro livello all'esperienza di Lo fa viaggio. davvero. È un'opportunità per entrare in contatto con i sapori e le tradizioni locali. Mi ispira a cercare guide locali per i miei viaggi futuri e approfondire la cultura locale. Lo consiglio vivamente, Anna. Aggiunge profondità e autenticità al viaggio. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, John. È un promemoria del valore del contatto con la gente del posto. Prego, Anna. Credo che queste connessioni creino ricordi duraturi e ampliino i nostri orizzonti. Non potrei essere più d'accordo. Abbracciamo le esperienze locali e le storie che le danno forma. Congratulazioni, Anna. Che i nostri viaggi futuri siano pieni di incontri affascinanti e storie memorabili. Assolutamente, John. Continuiamo a cercare quei momenti autentici e ad abbracciare la ricchezza delle diverse culture. Davvero, Anna. È ciò che rende i nostri viaggi davvero straordinari. Lezione 10. Esplorazione delle diverse opinioni sulla tassazione. Anna, è vero che c'è sempre un mix di opinioni quando si tratta di tasse. Assolutamente, John. La tassazione è un argomento complesso che spesso genera prospettive diverse. Alcuni sostengono una riduzione delle tasse per stimolare la crescita economica, mentre altri sostengono un aumento delle tasse per finanziare i servizi pubblici. Esatto, John. Il dibattito è spesso incentrato sulla ricerca di un equilibrio tra prosperità economica e benessere sociale. Davvero, Anna.
È importante considerare i potenziali vantaggi e svantaggi delle diverse politiche fiscali. Sistemi fiscali diversi possono avere impatti diversi su individui, imprese e sull'economia in generale. Precisamente, Anna. È essenziale analizzare le conseguenze a lungo termine e gli effetti indesiderati delle decisioni fiscali. Inoltre, l'equità e l'equità sono considerazioni fondamentali quando si parla di tassazione. Assolutamente, Anna. Un sistema fiscale giusto ed equo garantisce che l'onere sia distribuito in modo equo. Tuttavia, definire ciò che è giusto può essere soggettivo e suscettibile di interpretazione. È vero, Anna. Le persone possono avere opinioni diverse su ciò che costituisce un'equa distribuzione del carico fiscale. È importante avere discussioni aperte e rispettose per comprendere i vari punti di vista. D'accordo, Anna. Un dialogo costruttivo ci permette di imparare gli uni dagli altri e di trovare un terreno comune. Trovare un terreno comune può portare a decisioni informate a beneficio della società nel suo insieme. Davvero, Anna. Considerando opinioni diverse, possiamo lavorare per creare un sistema fiscale che bilanci la crescita economica e il benessere sociale. Grazie per aver condiviso i tuoi pensieri, John. È sempre utile impegnarsi in discussioni su argomenti complessi come la tassazione. Prego, Anna. Anche io apprezzo il tuo punto di vista. Continuiamo ad avere conversazioni significative. Assolutamente, John. Insieme, possiamo favorire la comprensione ed esplorare diversi punti di vista. Attendo con impazienza le nostre discussioni future, Anna. Grazie per la conversazione. Grazie anche a te, John. Buona giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te. Lezione 11. Massimizzare il divertimento partendo presto. Anna, se sei d'accordo, dovremmo partire presto per sfruttare al meglio la nostra giornata e assicurarci un'esperienza piacevole. Sembra perfetto, John. Partire presto ci dà più tempo per esplorare e assaporare le attività della giornata. Assolutamente, Anna. Ci permette di evitare la folla e di sfruttare al meglio le attrazioni più famose senza sentirci affrettati. Non potrei essere più d'accordo, John. Le prime ore del mattino offrono spesso un ambiente sereno e tranquillo che migliora l'esperienza complessiva. Inoltre, partire presto ci dà l'opportunità di scoprire gemme nascoste e luoghi fuori dai sentieri battuti. È vero, John. Aggiunge un elemento di avventura e spontaneità ai nostri giorni. Inoltre, partendo presto, possiamo sfruttare le temperature più fresche ed evitare il caldo di mezzogiorno. Sicuramente, John. È più comodo e piacevole da esplorare quando il clima è mite. Partire presto ci consente inoltre di avere maggiore flessibilità con il nostro itinerario e di apportare modifiche se necessario. Ottima osservazione, John. Ci dà la libertà di adattarci e cogliere appieno le opportunità inaspettate che si presentano. Esattamente, Anna. Essere aperti alla spontaneità può portare a esperienze memorabili e scoperte inaspettate. Sono entusiasta all'idea di massimizzare la nostra giornata, John. Partire presto dà il via a un'avventura appagante. Mi sento allo stesso modo, Anna. Cerchiamo di partire presto e sfruttare al meglio ogni momento prezioso. D'accordo, John. Si tratta solo di creare ricordi duraturi e godersi ogni esperienza al massimo. Grazie per essere d'accordo con questo piano, Anna.
Apprezzo il vostro entusiasmo e la vostra disponibilità ad accettare un inizio precoce. Benvenuto, John. Sono altrettanto entusiasta. Facciamo in modo che sia un giorno da ricordare. Assolutamente, Anna. Ecco una giornata indimenticabile all'insegna dell'esplorazione e del divertimento. Congratulazioni, John. Andiamo a sfruttare al meglio la nostra avventura. Davvero, Anna. Intraprendiamo questo viaggio con entusiasmo e senso di meraviglia. Lezione 12. Strategie per risparmiare denaro per acquistare una nuova casa. Stavo pensando a come risparmiare più soldi per comprare la nostra nuova casa. Questo è un ottimo argomento. Quali idee hai in mente? Innanzitutto, penso che dovremmo creare un budget mensile per tenere traccia delle nostre spese. Questa è una buona idea. Ci aiuterà a identificare le aree in cui possiamo ridurre. Esattamente. Dovremmo anche considerare di ridurre le nostre spese per cenare fuori. Concordato. Cucinare a casa non solo farà risparmiare denaro, ma sarà anche più salutare. Un altro modo per risparmiare è trovare alternative più economiche per i nostri acquisti regolari. Sì, dovremmo confrontare i prezzi e cercare sconti prima di acquistare qualsiasi cosa. Inoltre, possiamo provare a eliminare gli abbonamenti o gli abbonamenti non necessari. Questo ha senso. Forse stiamo pagando per servizi di cui non abbiamo realmente bisogno. Infine, dovremmo fissare un obiettivo di risparmio specifico e destinare ad esso una parte del nostro reddito. Ottima osservazione. Avere un obiettivo ci manterrà motivati a risparmiare costantemente. Assolutamente. Implementando queste strategie, possiamo aumentare i nostri risparmi e avvicinarci all'acquisto della casa dei nostri sogni. Su questo sono d'accordo. Cominciamo a mettere in pratica queste idee. Concordato. Con disciplina e determinazione, possiamo trasformare il nostro sogno in realtà. Lezione 13. Monitoraggio dei rapporti di mercato per gli aggiornamenti. Teniamo d'occhio i rapporti di mercato e discutiamo di eventuali aggiornamenti in seguito. È un buon piano. Rimanere informati è essenziale per prendere decisioni informate. Assolutamente. Dovremmo controllare regolarmente gli aggiornamenti sui prezzi delle azioni e sulle tendenze di mercato. È anche importante seguire le notizie relative ai settori che ci interessano. Sì, tenere traccia degli indicatori economici può darci informazioni sulle condizioni di mercato. Dovremmo prestare attenzione a eventuali eventi o cambiamenti politici significativi che potrebbero influire sugli investimenti. Sicuramente. Essendo proattivi, possiamo adattare le nostre strategie di conseguenza. Inoltre, dovremmo rimanere aggiornati sulle tendenze immobiliari se stiamo considerando l'acquisto o la vendita di immobili. Questa è una buona osservazione. Ci aiuterà a prendere decisioni informate sul mercato immobiliare. Prendiamo l'abitudine di esaminare regolarmente i rapporti di mercato e discutere i nostri risultati. Concordato. Ci assicurerà di rimanere ben informati e di ottimizzare le nostre decisioni finanziarie. In questo modo, possiamo navigare sul mercato con maggiore fiducia e cogliere potenzialmente le opportunità. Precisamente. Il monitoraggio dei report di mercato sarà uno strumento prezioso nel nostro percorso finanziario. Lezione 14. Esplorazione del sud-est asiatico come paradiso per i backpacker. Ho osservato il sud-est asiatico. Sembra il paradiso dei backpacker. Anch'io ne ho sentito parlare molto bene. Quali paesi ti interessano? Thailandia, Vietnam e Indonesia sono in cima alla mia lista. Queste sono scelte popolari.
La ricca cultura e i viaggi a prezzi accessibili attraggono molti viaggiatori con lo zaino in spalla. Ho letto che l'alloggio e il cibo hanno prezzi ragionevoli in quella regione. Sì, possiamo aumentare il nostro budget godendo al contempo di esperienze uniche. Sono anche entusiasta di esplorare le bellissime spiagge e i paesaggi mozzafiato. Dovremmo cercare le attrazioni imperdibili e pianificare il nostro itinerario di conseguenza. Assolutamente. È importante avere un piano approssimativo ma anche lasciare spazio alla spontaneità. Concordato. Possiamo immergerci nella cultura locale e provare diverse cucine. Ho sentito che il trasporto è comodo con varie opzioni disponibili. È bello saperlo. Possiamo spostarci facilmente tra città e paesi. Il sud-est asiatico sembra una destinazione perfetta per l'avventura e la creazione di ricordi. Cominciamo a fare ricerche e prepariamoci per un viaggio indimenticabile con lo zaino in spalla. Sono entusiasta delle possibilità e non vedo l'ora di esplorare insieme il sud-est asiatico. Lezione 15. Abbracciare un nuovo modo di vivere e immergersi. Assolutamente. È così affascinante immergersi in un nuovo modo di vivere. Sono completamente d'accordo. È un'occasione per ampliare i nostri orizzonti e abbracciare culture diverse. Sperimentare usanze e tradizioni diverse può aprire gli occhi e arricchire. Sì, ci permette di acquisire una comprensione più profonda del mondo e della sua diversità. Sono entusiasta di imparare nuove lingue e interagire con la gente del posto. La comunicazione è fondamentale per creare connessioni e immergersi veramente. Provare la cucina locale è un altro aspetto che non vedo l'ora di provare. Il cibo è una porta d'accesso alla comprensione della storia e dei sapori di una cultura. Penso che sia importante avere una mentalità aperta e rispettosa durante la nostra immersione. Assolutamente. Dovremmo affrontare ogni situazione con curiosità e voglia di imparare. Credo che questa esperienza ci plasmerà e amplierà le nostre prospettive. Sarà sicuramente un viaggio trasformativo che apprezzeremo per tutta la vita. Cogliamo questa opportunità per immergerci in un nuovo modo di vivere e sfruttarlo al meglio. Non potrei essere più d'accordo. Apriamo i nostri cuori e le nostre menti alle meraviglie che ci attendono. Lezione 16. Imparare dagli errori, analizzarli e comprenderli. Immagino che tu abbia ragione. Come posso imparare dai miei errori? Analizza i tuoi errori, capiscili. Imparare dai nostri errori è fondamentale per la crescita personale. Innanzitutto, analizziamo cosa è andato storto. Riflettere sulla situazione può aiutarci a identificare i fattori che hanno portato all'errore. È importante assumersi la responsabilità delle nostre azioni, e non attribuire la colpa ad altri. Una volta compresi gli errori, possiamo imparare da essi e fare scelte migliori in futuro. Assolutamente. Dovremmo cercare schemi o insidie comuni per evitare di ripetere gli stessi errori. La ricerca del feedback degli altri può anche fornire informazioni preziose e prospettive diverse. Sì, le critiche costruttive possono aiutarci a vedere i nostri punti deboli e le aree di miglioramento. È importante avere una mentalità aperta e disposti a imparare dai nostri errori. Usiamo i nostri errori come trampolini di lancio per la crescita e lo sviluppo. Analizzando e comprendendo i nostri errori, possiamo diventare più saggi e più resilienti. Ricorda, commettere errori fa parte della vita ed è il modo in cui impariamo e progrediamo. Mi impegno a imparare dai miei errori e a usarli come opportunità di miglioramento personale. Lezione 17.
Informazioni sugli orari di apertura dei business center. Anna, conosci gli orari di apertura del business center? Non ne sono sicuro. Possiamo controllare il loro sito web o chiamare per scoprirlo. Questa è una buona idea. È importante sapere quando possiamo accedere ai loro servizi. Cerchiamo online. Di solito hanno i loro orari di apertura elencati. Cercherò il loro sito web e vedrò se le informazioni sono prontamente disponibili. In caso contrario, possiamo chiamare il numero del loro servizio clienti e chiedere informazioni direttamente. È essenziale pianificare le nostre visite di conseguenza e sfruttare al meglio i loro servizi. Assolutamente. Conoscere i loro orari di apertura ci aiuterà a gestire il nostro tempo in modo efficace. Ho trovato il loro sito web. Fammi controllare rapidamente le informazioni. Prenditi il tuo tempo. È meglio avere dettagli accurati prima di fare qualsiasi piano. Secondo il loro sito web, il business center è aperto dalle 9 alle 18 nei giorni feriali. È bello saperlo. Allora possiamo programmare le nostre visite entro quegli orari. Esattamente. Ora possiamo pianificare le nostre attività e utilizzare il business center in modo efficiente. Grazie per aver trovato queste informazioni. È utile per la nostra routine quotidiana. Nessun problema, è importante rimanere informati e sfruttare al meglio le risorse a nostra disposizione. Lezione 18. Azione tempestiva. L'importanza di agire entro 48 ore. Anna, entro 48 ore è altamente consigliato. Dovremmo assicurarci di farlo. Assolutamente, agire tempestivamente è fondamentale. Dovremmo dare priorità alle attività e agire entro i tempi prestabiliti. Ci aiuta a rimanere organizzati e garantisce che le cose non vengano trascurate o ritardate. Concordato. La procrastinazione può portare a occasioni mancate o a stress inutili. Abbiamo tutti subito le conseguenze del ritardo di compiti importanti. Sì, è sempre meglio affrontarli a testa alta ed evitare complicazioni inutili. Quindi, devo iniziare subito a lavorare su quei rapporti? Sì, è meglio iniziare senza indugio. Prima li completiamo, meglio è. Ne farò una priorità e dedicherò abbastanza tempo per completarli entro 48 ore. Questo è lo spirito. Restiamo concentrati e facciamo un uso efficiente del nostro tempo. Assolutamente. Agire tempestivamente ci aiuterà ad assumerci le nostre responsabilità. E ci dà un senso di realizzazione e tranquillità. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Prendiamo l'abitudine di agire entro 48 ore ogni volta che è possibile. Concordato. È una pratica preziosa che può migliorare la nostra produttività ed efficacia. Apprezzo il tuo sostegno e incoraggiamento. Rimaniamo proattivi e portiamo a termine le cose. Lezione 19. Analisi dei rapporti sulle vendite. Affrontare il calo dei profitti. Anna, hai visto l'ultimo rapporto sulle vendite? Sì, l'ho fatto. Mostra un calo dei profitti. Questo è preoccupante. Dobbiamo analizzare il rapporto e comprendere le ragioni alla base del declino. Concordato. Identificare le cause profonde ci aiuterà a sviluppare strategie di miglioramento. Esaminiamo i dati di vendita e li confrontiamo con i periodi precedenti. Dovremmo anche esaminare le tendenze del mercato e la concorrenza per ottenere una visione completa.
È essenziale individuare eventuali problemi potenziali nelle nostre strategie di vendita e marketing. Possiamo anche chiedere feedback ai nostri clienti per comprendere le loro mutevoli esigenze. Inoltre, dovremmo valutare la nostra strategia di prezzo e la gestione dei costi per garantire la redditività. Potrebbe essere necessario apportare modifiche o esplorare nuove strade per la generazione di entrate. È fondamentale adottare misure proattive per far fronte al calo dei profitti e ribaltare la situazione. Dovremmo coinvolgere il team e collaborare per trovare soluzioni innovative. Pianifichiamo un incontro per discutere i risultati e formulare un piano d'azione. Assolutamente. Analizzando il rapporto sulle vendite e intraprendendo azioni decisive, possiamo lavorare per migliorare la nostra performance finanziaria. Apprezzo il tuo impegno nell'affrontare questa sfida. Insieme, possiamo superarla. Lezione 20. Alla ricerca di consigli per una nuova esperienza. Anna, prima di questo, in realtà è la mia prima volta. Qualche consiglio? Certo, posso darti qualche consiglio. Per cosa hai bisogno di consigli? Sto per fare una presentazione a un vasto pubblico e mi sento nervosa. Non preoccuparti, mi sono già trovato in situazioni simili. Ecco alcuni suggerimenti. Per favore, vai avanti. Sono pieno di orecchie. Per prima cosa, preparati accuratamente. Conosci a fondo i tuoi contenuti per aumentare la tua fiducia. Questo ha senso. Dedicherò abbastanza tempo alla ricerca e alla pratica. In secondo luogo, esercitati ripetutamente con la presentazione. Questo ti aiuterà a prendere confidenza con il flusso e i tempi. Mi eserciterò davanti a uno specchio o addirittura mi registrerò per valutare il mio parto. Ottima idea. In terzo luogo, interagisci con il tuo pubblico. Mantieni il contatto visivo e usa i gesti per connetterti con loro. Farò del mio meglio per stabilire un rapporto e tenerli impegnati per tutto il tempo. Infine, ricordati di respirare e mantenere la calma. Fai respiri profondi per gestire l'ansia. Mi ricorderò di rimanere calmo e di concentrarmi sulla trasmissione efficace del mio messaggio. Ce l'hai, John. Credi in te stesso e nelle tue capacità. Grazie, Anna. I tuoi consigli mi hanno dato una direzione più chiara. Apprezzo il tuo supporto. Benvenuto, John. Sono qui per aiutare. Buona fortuna con la tua presentazione. Farò del mio meglio. Grazie ancora, Anna. Ti farò sapere come va.